Mi ha arrivato il pacco dalla Cina. Guarda, pacco dalla Cina. Glosso pacco. Questo non si vede. Ora lo apriamo. Che cosa c'è qua dentro? E là, come piuma. Ah, è tutto fatto a mano sta roba qua, è proprio tagliata a mano da qualcuno, guarda, si vede. Non è mica roba fatta a macchina, questo è tutto artigianale, guarda. Ci sono dei pezzi dentro. Questo è stato addirittura saldato. Vabbè, qua c'è un supporto per il microfono proprio stile Neumann, bello. Sono quelle cose ingombranti che non uso neanche più, però vabbè, c'è dentro. E poi, vabbè, questo lo posso rimettere via, no? Tanto manco lo uso questo qua, però va bene, ce l'abbiamo. Nel caso è qui dentro. Ma quello che ci interessa oggi è... C'è anche un cavo, serve un cavo, ma c'è un cavo. No, c'è un po' un cavo serio. C'è proprio un cavo di quelli... Sì, proprio il cavo suo. Canon. Bello, sì, c'è il cavo. È stato infilato qua sotto, vedi, proprio fatta a mano sta roba qui. E dentro c'è questo. A cosa somiglia questo? Cioè, praticamente è identico a... Vediamo com'è. Dov'è che è? Questa è la parte davanti, solamente cardioide, è come un TLM103 perché non ha i pattern, però c'è scritto Made in Cina, c'è scritto P48, C87S si chiama, P48. E guarda un po', questo è suo fratello, cioè quello vero, questo è quello cinese, si vede perché è un po' più piccolo, no? E invece questo è quello tedesco che è grosso, che mangia i krauti. E in quello grosso c'è scritto P48, e c'è il marchietto blu. Qui, volendo, ti mandano anche, credo, se glielo chiedi, una specie di gagliardetto che somiglia a questo coso qui, ma questi si trovano online, questi affari qui. E poi glielo metti davanti, che sembra un Neumann. Vabbè, ma vediamo cosa... Dobbiamo vedere cosa c'è dentro, e poi metterli a fianco. Baciami, bacia tutta la mia pelle, si può arrivare alle stelle, dicendo un semplice sì. Allora abbiamo detto, no, che questa è la versione, questa qui è la versione originale. Ti sto parlando da un Aston, quindi siamo alla fine, tutto questo video avrà più o meno lo stesso suono, perché l'Aston è una sorta di clone dell'U87 in termini sonori. Invece questo qui è un clone dell'U87 proprio anche come costruzione, adesso vedrai dentro, e l'U87 è clone di se stesso, perché ne hanno fatti tanti, tutti clonati. Ora vediamo come sono fatti dentro, qual è la differenza tra uno e gli altri. Allora, questo è il culozzo del Neumann, qui c'è scritto infatti Neumann Microphone U87i R48, no, P48 che è il modello riferito a questo microfono. Lo mettiamo qui. L'altro, vedi che è leggermente più piccolo, quindi anche se io stacco il tappo, cioè la costruzione è la stessa da questo punto di vista, fino a qua, no? Qui c'è scritto Made in China C87S, qui che è il nome del microfono, e c'è scritto P48. Come lì, però sì, Made in China e non c'è scritto Neumann, per fortuna, perché sennò sarebbe... sai che la Rode ha avuto con l'NT2 degli anni 90 un grosso problema per via di questa forma del cappellotto, perché è andato in causa proprio per il fatto che questo era un progetto Neumann all'epoca, poi dopo è stata venduta alla cosa, come si chiama? Alla Sennheiser. Eccolo qua, questo è il microfono al suo interno, questo è il tubo, guarda che bellino, è tutto dorato. Cos'è questo ottone? No, che roba è quella lì? Rame. Poi questo invece è l'87. Allora, qui siamo nella parte frontale, possiamo già vedere che, allora, queste sono due schede una sopra l'altra, qui c'è un trasformatore, quindi è un microfono a trasformatore, non è un TLM come quelli che ci sono in giro, ce ne sono tantissimi col TLM, cioè senza trasformatore ma con dei transistor, ed ecco qua la parte posteriore, dove ci sono tutte le cosette.
Io da bambino smontavo la roba elettrica, la mettevo per terra, ci facevo andare le formiche perché ci giocavo, perché erano più grandi i circuiti, però le formiche ci andavano in mezzo e sembrava la città con le formiche dentro, l'assalto delle formiche alla città, sembrano palazzi quelle lì, capito? Queste sono le due elettroniche viste uno sopra l'altro. Ora, una persona che ci capisce qualcosa forse sa anche che se hanno fatto la stessa roba. Io sto contando gli elementi: 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sono... Ma sai che si potrebbero avere quello lì e quello lì, questo qui è il trasformatore, ma chissà dove l'ha messo. C'è un condensatore qui e poi c'è un altro qui, perché questo è un altro condensatore. No, questi sono due cosi, due resistenze messe una di fianco all'altra e fissate con la colla. Questo qui c'è un trucco, questo lo fanno a mano, sai, sto microfono, secondo me non è mica una roba fatta a macchina. E qui c'è la parte posteriore con due questi qua sono i transistor, sono due transistor qui, c'è il regolatore per, immagino, regolare una cosa da regolare che non so cosa sia, ma io non ci metto le mani, ma manco proprio, no? E poi basta. Ok, questo è la parte davanti. Okay. Anche questo si smonta così? No, non mi dire. No, non si smonta così. Cioè, nell'U87 puoi staccare la capsula premendo questi due laterali e la capsula se ne viene via. Ok, adesso non la stacco perché poi dovrei anche usarlo questo microfono, sai come non vorrei fare delle cazzate, e comunque non ci tengo. E invece qua no, qua ci sono due viti, quindi se io volessi guardare la capsula, perché sono uno che smonta tutto, dovrei staccare queste due viti, ma non mi interessa guardare la capsula di questa, si vede già, è una RK87 messa proprio qui in mezzo, è single side, infatti il Q non si vede, non è attaccato, mi sembra almeno. Sì, esatto. Il Q non è attaccato. Ok, li rimontiamo e poi li facciamo funzionare. Baciami, bacia tutta la mia pelle. Ok, allora qui davanti a me ho i due microfoni. Sto entrando dentro a Logic e ora io leggo una fiaba e poi ti farò vedere questa cosa che tu stai vedendo alternata. Cioè io in questo momento la sto registrando, poi sostituisco l'immagine con la versione in cui ho fatto i tagli, perché così tu la senti esattamente com'è. Cioè passo dall'U87 che è qui al C87S che è qui. Questo ce l'ho proprio in cuffia in questo momento, così lo sento. Che è, abbiamo detto, il clone dell'U87 fatto in Cina. Molto bello, molto bravi. Io non credevo questo, perché porca miseria, capito, no? Ok. Il drago della pioggia. Al tempo dell'imperatore Yu, molto e molto tempo fa, vicino ai monti Huo in Cina, c'era un piccolo villaggio. E in quel villaggio viveva un prode cacciatore di nome Li Jing, che se ne andava tutto il giorno per boschi e per valli, inseguendo lepri e cervi. La Cina è molto vasta. Così accadde che Li Jing un giorno non si accorse di essersi allontanato troppo dal villaggio, e il buio della notte lo sorprese. Li Jing continuò a camminare cercando la via per ritornare, ma continuò a vagare un passo dopo l'altro, inutilmente. E sembra la storia del mio microfono che ha attraversato la Cina, è andato a New Delhi, poi da New Delhi. Finalmente vide una luce lontana e cercò di raggiungerla correndo nella notte nera. Ed ecco, si trovò davanti a un palazzo ornato di molte lanterne, con un grande portone laccato di rosso vermiglio. Segno questo che là abitava gente ricca. Bussò e venne ad aprire un servo che si inginocchiò e disse: «Onorevole ospite, i giovani padroni sono partiti, ma la signora Lolo madre ti riceverà subito. Anzi, è arrivato lì il cacciatore, ha trovato la mamma da sola in casa». Hai capito? Li Jing entrò in un lussuoso salone dove fu ricevuto da una Li Jing entrò in un lussuoso salone, dove fu ricevuto da una nobile dama elegantemente vestita di bianco e di nero, con i piedi così piccoli che per camminare doveva appoggiarsi alle sue cameriere.
Ah, quindi non è adesso, c'erano anche le cameriere. Aspetta, è bella sta storia. Benvenuto, benvenuto, mormorò la dama, che aveva un porco male ai piedi, perché in Cina c'era quella usanza di avere i piedi piccoli, quindi prendevano i piedi delle bambine, li schiacciavano dentro questi zoccoli, tutti così. Il piede invece, quando lo massaggi ti fa stare bene, no? Invece no, questi che li comprimevano dentro sta roba di legno. Anche il microfono è un po' compresso, perché è più piccolo se lo guardi. Questo qui è un po' più piccolino rispetto all'87, ma è cinese, quindi è più piccolo. Vabbè, lascia stare. Benvenuto, benvenuto. La mia modesta casa è tua. E la cena che ti ho... Non gli ha detto con questa voce. Allora, è una dama, quindi è cinese. La mia modesta... No, aspetta. La mia modesta casa è tua e la cena che ti offro non è degna di te. Pel di più può capitare che i miei figli, tornando a casa, facciano un gran rumore, perciò ti prego di perdonarli se disturberanno il tuo sonno. Ah, beh, aspetta, perché lui è un cacciatore, c'aveva il fucile in spalla, dice, no, dormi tranquillo, ma se arrivano non gli sparare, perché... Intanto i servi andavano e venivano, disponendo davanti. Il grande drago ha il corpo di un semente... serpente. Ha il corpo di un serpente. Questo è un errore. Un corpo di un semente. Ha il corpo di un serpente, 4 corte zampe, un grande muso e dalla bocca escono fiamme. Vabbè, sembra uno che ha mangiato un po' pesante. Direi che non vado avanti con la cosa, tanto ormai abbiamo sentito la differenza di suono tra questi due. Anzi, approfitterei di questa piccola pausa per fare un po' di silenzio, perché il silenzio è d'oro, nel senso che ci farà capire il rumore di fondo di uno e dell'altro. Iniziamo con il C87S. E adesso sentiamo l'U87 e il suo rumore. Ok, mi sembra che non è il suo rumore quello che sentiresti dentro una camera anecoica, c'è anche il rumore dell'ambiente del posto dove sono, c'è la mia panza che fa rumore, il mio cuore che batte, forse si sente lì sotto, e questa roba qui, tutto fa rumore, non c'è neanche un noise gate, non c'è niente, per cui ho semplicemente proprio preso tutto quello che c'era e l'ho buttato lì. E adesso, però, facciamo anche un'altra cosa, questa la lasciamo andare, perché io leggerò un pezzettino della fiaba mettendo a questo punto sotto a questo microfono, quindi terrò solo quello, una musica e lo tratterò come se dovessi fare una fiaba da pubblicare vera e propria con questo microfono cinese. Tanto con l'87 lo sappiamo come suona. Mi interessa sentire come sarà proprio al lavoro. Allora, vediamo. Allora il cacciatore guardò giù e quando vide che si trovava sopra il suo villaggio, dove non pioveva da mesi e dove i contadini non riuscivano più a coltivare il riso perché le risaie erano prosciugate, pensò: la terra è così arida che una sola goccia non basterà di certo. Così spruzzò in aria 20 gocce e il cavallo tornò indietro di volata. Appena sceso nel cortile del palazzo, però, Li Jing si vide venire incontro la dama che piangeva e singhiozzava più non posso. Ospite, cosa hai fatto? L'acqua contenuta nella fascia... Ospite, cosa hai fatto? Lo taglio dopo, Ospite, cosa hai fatto? L'acqua contenuta nella fiasca è magica, una sola goccia corrisponde a un palmo di pioggia e tu ne hai spruzzate 20. Cretino, scusa. È caduta tanta pioggia da spazzare via ogni cosa. Li Jing si inginocchiò e batté la fronte a terra per il dispiacere e la vergogna, perché... Cioè non è che si dispiacesse, non mi dispiace, cosa posso fare? Vado a cercare degli stracci. Non l'avrei mai detto. Quindi se ti sei comprato questo microfono sappi che te lo sto confrontando con l'87 originale e questo suona veramente bene. Arriva dalla Cina, anzi alleva dalla Cina, ma ormai dalla Cina alleva tutto, perché adesso Cina, se non fanno guerre, Cina e Europa tutti fanno grande ammucchiata di solda che tu produce, tu venda, tu fa. Io bello, molto bello questo microfono, chi alleva dalla Cina. E la persona che l'ha venduto è una persona gentilissima,
perché l'ho pagato, per cui era molto... Ma guarda, ma senti come suona! Ma porca miseria, ti metto il link sotto. Non si trova mai, sparisce sempre questo microfono. E ha questa forma che sembra un 87, perché tu, cacchio in studio, sei lì tranquillo, dici che è il microfono, ah, ma vedo che c'è il Neumann, perché non lo vedi che il Neumann è leggermente più grande, ma che te ne frega. Sì, è un Neumann. Va benissimo, perché in Neumann non c'è una R, quindi non puoi, sai, se fosse stato, che ne so io... Proel, sono cinesi anche loro però, Ploel, Rode, un load, non è un load, è un Neumann, puoi dirlo, hai capito? Ni hao. Aspetta, facciamo meglio. Ni hao. Si capisce? Cioè, scusa, che mi sono messo anche il cielo. Mi sono messo dello scotch qui. Ma evidentemente non l'hai capito, perché allora, cioè, sarebbe stato così, no? Ni hao. E avresti capito immediatamente che io ero un cinese. Si vede anche dalla cioè, ho fatto un'acconciatura che è tipica proprio del guerriero cinese. Ni hao. Ok, allora, qui mi senti, il microfono è quello che senti, è quello. Abbiamo messo la WAD in monitor, quindi praticamente io registrerò qui su questo canale senza gli effetti attivi sulla WAD, quindi non ci sarà lava, non ci sarà niente, sarà flat, e farò una ripresa pulita, perché devo sentire assolutamente come funziona se io faccio una produzione vera e propria, no? Ne ho già fatto una prova così, però il problema è che quando fai queste cose una volta sola poi ti rimangono, insomma, devi rifarlo qualche volta in modo da sentire se effettivamente il microfono poi è così come ti aspetti tu oppure no, insomma, devi usarlo per un po' di tempo, lavorarci sopra, allora ti rendi conto di come quel microfono funziona. Quindi andare in un posto a sentire un microfono così è difficile, dire sì, mi piace, fantastico, arrivi a casa poi ti fa cadere le braccia, devi provarlo qualche volta, devi fare dei tentativi, delle prove, delle cose oggettive. Quindi adesso non facciamo più confronti con l'87, di cui lui dovrebbe essere uno dei tanti cloni che ci sono in Cina, anche perché in Cina ce ne sono una quantità impressionante, molto spesso hanno lo stesso tipo di corpo, bello, perché guarda che questo è fatto benissimo, metallo, bello, proprio una roba che è piacevole da tenere in mano, e però potresti trovartelo con un interno completamente diverso. Io non... Comunque andiamo avanti. Allora, io adesso farò uno spot che però ti devo spiegare. Allora, intanto qua inizio la registrazione, se no poi mi dimentico. Ti sta andando? Sì, perfetto. Lo voglio fare in italiano, ma con la cultura cinese. Cultura cinese, cioè in Cina hanno una cultura che noi gli facciamo una pippa, come si dice dalle nostre parti, perché cioè loro penso che noi siamo scesi dagli alberi dopo di loro, dobbiamo essere sinceri, e però loro hanno un modo di comunicare molto diverso dal nostro, totalmente diverso dal nostro, cioè dei concetti che per noi non proprio manco li immaginiamo, loro ce li hanno, e sono concetti di onore, di forza, la spiritualità. C'è un sacco di cose di questo genere nella tradizione cinese che sono una grande forza per loro, per cui quando tu comunichi con un cinese non è che puoi comunicare con un europeo o con l'italiano, famo se tu spaghi e poi li concludiamo gli affari, no, ci sono tutta una serie di cose da fare, quindi il saluto che deve essere fatto in un certo modo, eccetera, l'abbigliamento e l'atteggiamento. Infatti mi sono fatto il cappello alla cosa, come si chiama, con lo non è la scimitarra, che cacchio usano? Ah sì, vabbè, quell'altra spada che adesso mi viene in mente come si chiama, dovrei studiarlo. E nello scrivere il testo del soggetto ho preso dei concetti molto importanti, quindi dopo lo capirai. Adesso te lo racconto, molto lo racconto. La forza dell'aquila.
fedele come un'anatra, sarà la tua carpa. Questi erano i 3 simboli che avevo preso all'inizio, poi li taglierò fuori perché non stanno nella musicalità dello spot. Però la forza dell'aquila, l'aquila è simbolo proprio di forza, l'anatra è simbolo di fedeltà in Cina. Quindi se tuo marito ti dà dell'anatra, vuol dire che tu sei una donna fedele. Se tu dai dell'anatra a tuo marito, vuol dire che tuo marito è un uomo fedele. Se gli dai un altro tipo somaro, eccetera, eccetera, non sono considerati, ma anatra sì, fedeltà, proprio fedeltà. Quindi vedi, c'era la forza, la fedeltà e la tua carpa. La carpa è il simbolo della ricchezza negli affari. Quindi, dato che questo microfono uno se lo compra per fare affari con il voice over, cioè quindi per farci il suo lavoro e vivere del proprio mestiere, è importante che ci siano questi simboli, però non ce li riesco a far stare, quindi ho optato per altre cose e quindi ho scritto un testo che dice: metti una cipolla nella tua vita. E tu dici: ma che c'è, metti una cipolla nella tua vita? La cipolla ha un senso che per noi è completamente diverso. La cipolla è simbolo di intelligenza, quindi se tu dici sei una testa di cipolla, gli hai fatto un complimento, sei una persona intelligente, quindi metti una cipolla nella tua vita, cioè fai una cosa intelligente. Comprati il suo microfono, compra il microfono Dragone sappiamo tutti che cos'è, per i film che ci hanno fatto vedere, poi magari è un altro significato, però per i film che ci hanno fatto vedere. Poi aspetta, non è finito, dai alla tua voce la forza del faggiano. Il faggiano da noi, dalle nostre parti, si dice che sei proprio un faggiano, non è una cosa, però io sto parlando a un altro popolo, un popolo che ha simbologie completamente diverse dalle nostre. Infatti il faggiano per loro è un simbolo imperiale di autorità. Sei proprio un faggiano, sei una persona autorevole, una persona, è usato come simbolo di una carica ufficiale. Quindi quando io dico dai alla tua voce la forza del faggiano, dai alla tua voce autorità, ok? Potente come il cane di Fu. Il cane di Fu non è un cagnuzzo piccolino che andava a mordere le caviglie a tutti, è il leone. E il leone aspetta che è in ordine alfabetico, devo ritrovarlo, è simbolo di forza sovrumana e protettore e veicolo degli esseri santi. I leoni sono l'emblema del valore e dell'energia, cioè cacchio, capito come l'ho scritto il testo, quindi sarà un melograno del faggiano potente come il cane di Fu. Questo è il cane di Fu, che è il leone. Sarà un melograno per l'onore dei tuoi affari. Allora, il melograno sappiamo tutti che cos'è, è quel frutto pieno di semi. Ora, il melograno è maschio, quindi il microfono è il melograno. La tua voce è femmina, nonostante tu sia un uomo, la tua voce è femmina, nonostante tu sia una donna, se sei una donna la tua voce è femmina, non c'è niente da fare, e il microfono è maschio. Io, con la mia voce femmina, entro nel microfono maschio che è il melograno e quindi la mia voce viene inseminata dei semi del melograno e quindi germina. È un concetto difficile da capire? No, è facilissimo. Ecco, e sarà per l'onore dei tuoi affari. L'onore è una cosa importantissima che all'est hanno e noi praticamente ormai ce la siamo bevuta. L'onore qua non esiste più proprio. Cos'è l'onore? Non lo sappiamo più. Quindi devo metterci questo concetto. Poi dice: come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Senti questa frase: come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Cioè, un pavone è il simbolo dell'imperialità. Gli imperatori avevano le piume del pavone, no? È un simbolo imperiale. Sarà la tua splendente peonia. La peonia ha un valore molto particolare. L'MNOP, aspetta, l'avevo cercata. Peonia qui. È il re dei fiori, rappresenta un augurio di buona fortuna e simbolo di amore e affetto, di bellezza femminile e della primavera. Femminile, la voce è femmina. Primavera è una cosa che fiorisce, quindi siamo proprio nel momento più bello delle stagioni, quando tutto fiorisce, tutto sta per prendere i colori, quindi questo sarà il simbolo, sarà una primavera perenne. Se soffri con i pollini è un casino, ma non tutti hanno, per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Le perle anche queste hanno un grande valore perché sono il simbolo della luce della luna, rischiara la notte, quindi non sarai mai nelle tenebre con questo microfono. Cioè qua dentro ci ho messo della roba che ragazzi non capite faccio lo sborone. Allora,
No, poi ti spiego cosa vuol dire, è una cosa bolognese che... Dai tutto questo alla tua voce, parla dentro il microfono Dragone. C87S, perché si chiama così il microfono. C87S, dalla Cina con Fulole. Ma nella versione cinese non la dirò così, perché la farò sì, aspetta che lo scrivo, C87S, virgola, dalla Cina con furore. La versione cinese la farò con un'altra frase e lo metterò qua. Nella versione non ci metto dalla Cina con fulole perché sembra che li prenda in giro. Parla, dai tutto questo alla tua voce. C87S, parla dentro il microfono Dragone. Oppure diciamo direttamente C87S, il microfono Dragone. Ok, facciamo così, Command CZ, torna indietro. Facciamo lo slogan per il mercato cinese, Command V. Eccolo qua. Ok, e qui l'abbiamo fatto. Allora, versione italiana. No, cazzo, quella lì non la faccio. La prima parte la salto, non la forza dell'aquila. Parto direttamente a metti una cipolla nella tua vita. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Dai alla tua voce la forza del fagiano. Potente come il cane di Fu, sarà un melograno per l'onore dei tuoi affari. Come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Dai tutto questo alla tua voce. Parla dentro il microfono Dragone. C87S, dalla Cina, con Fulole. Ho fatto anche un rumore tla. Dopo vediamo come l'ha preso. L'ho lasciato apposta perché lo correggo in editing, almeno mi rendo conto di come suona. Poi faccio il finale per la Cina e... No, ma quello lo devo fare in cinese. Ah no, ok, sì, va bene, andiamo avanti. Allora, adesso faccio le versioni cinesi. Le versioni cinesi. Faccio questo. Fare Cina. Ma si fatto Cina. Adesso carichiamo qui sopra il file cioè editato ma praticamente pronto. Qui ci sono già un po' di effetti, c'è un totale, vediamo cosa succede. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Sì, c'è già un bel po' di roba. Sei un fangianco con Milo microphone. Quanto dura? Questo sta sotto ai 30 secondi, è perfetto. Facciamo un 30 e andiamo a cercare una musica cinese o qualcosa di simile. Questo è lungo. Il cinese è più lungo. È 33 secondi. 33. Vabbè, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Musica, andiamo a vedere se troviamo... Guarda, è anche leggermente più lungo, quindi ci siamo. Vediamo, facciamo un set locator. Diamo un'occhiata come viene già così, solo così senza neanche aggiungere tutta la roba, perché poi c'è della roba che devo mettere, che qui in mezzo si trova qui, vediamo. Io vorrei metterci questo qui. Qui con il VLM sono altissimo. Lo abbasserei perché sennò qui non siamo alla radio qui. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Dai alla tua voce la forza del fagiano. Potente come il cane di Fu, sarà un melograno per l'onore dei tuoi affari. Come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Dai tutto questo alla tua voce. Parla dentro il microfono Dragone. C87S, dalla Cina, con Fulole. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Dai alla tua voce la forza del fagiano. Potente come il cane di Fu, sarà un melograno per l'onore dei tuoi affari. Come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Dai tutto questo alla tua voce. Parla dentro il microfono Dragone. C87S, dalla Cina, con Fulole. Non è male, però dovrebbe finire dalla Cina con Fulole, che dice fa proprio dalla Cina con Fulole. Tang. Ci vuole un gong, ecco cosa, vedi? Che scemo, cioè proprio
È una cosa facilissima. Gong. Ton. Cina con Fulole. Perfetto, cioè guarda, non lo so, io non ho parole. Ok, e la finiamo qui, andiamo in fade su questo, facciamo un fade su questo e questo lo facciamo durare così, quindi lo spot durerà da qui a qui. Mentre questo ha qualche secondo in più, il problema è che io sono lento sicuramente a parlare, quindi essendo io lento a parlare potrei velocizzarlo, dai, facciamo così. Allora facciamo speed e mi velocizzo, cioè voglio dire, i cinesi non se ne accorgono, non sanno come sia la mia voce i cinesi, per cui facciamo più veloce e gli mettiamo il gong anche qui. Allora questo lo teniamo qua all'inizio, questo lo spostiamo all'inizio, dopo che c'è stato l'inizio, vada. 四種嗰種放陽光，講埋落 microphone， 給您跟上跟的期待一樣，相互的個樣強大，是將是你有了你的喜流，你想樣的冇大，會想樣只一樣。是用生命講，要用珍珠般的光芒，讓所一切來表達你的聲音。開創了 microphone 說話，是話起 es 龍話筒。Sì, allora questo c'è, io però darei un po' più di chiarezza qua e abbasserei un filo questo perché è veramente alto, dopo mi satura sulla traccia del microfono e vorrei stare sotto i 3. E poi abbasso un po' questa. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Dai alla tua voce la forza del Faggiano. Potente come il cane di Fu, sarà un melograno per l'onore dei tuoi affari. Come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Dai tutto questo alla tua voce. Parla dentro il microfono Dragone. C87S. Cambierei questo. Anziché questo qui, io ci metterei, fammi vedere cosa ci abbiamo qua. Sì, qua c'è questo, ma io qua sotto gliene metterei un altro. Mi piace di più su questo microfono un altro. Dammi Universal Audio. Dammi il Teletronics, il Grey. Ah sì, voglio lui. E andiamo con questo, fammelo vedere. Metti una cipolla nella tua vita. Compera il microfono Dragone. Dai alla tua voce la forza del Faggiano. Potente come il cane di Fu, troppo sarà alto. Un melograno per l'onore dei tuoi affari. Come un pavone sarà la tua splendente peonia per una vita lunga e risplendente della luce delle perle. Dai tutto questo alla tua voce. Parla dentro il microfono Dragone. C87S. Dalla Cina con Fulole. Poi 四種嗰種放陽光，講埋落 microphone， 給您跟上跟的期待一樣，相互的個樣強大，是將是你有了你的喜流，你想樣的冇大，會想樣只一樣。是用生命講，要用珍珠般的光芒，讓所一切來表達你的聲音。開創了 microphone 說話，是話起 es 龍話筒。questo è il clone del C87, dell'87, però la versione piccola, questo si chiama C87S. Ce ne sono anche degli altri. Il problema è che beccare che sia proprio questo è un casino assurdo, che ci metto il link sotto, ma non so se durerà a lungo. E poi comunque alla fine suona come una KG probabilmente. Vabbè, ci siamo divertiti. Ok. Allora, in sostanza, vale la pena questa avventura? No, io credo che sia un'avventura per pazzi come me e come il mio amico Thomas, che mi ha mandato, fra le altre cose, queste foto che è riuscito ad ottenere da uno dei tanti produttori che gli ha in realtà risposto. Cioè non tutti rispondono, a dire la verità, molti ti mandano semplicemente le foto dell'esterno e tu gli dici io però vorrei vedere anche quello che c'è dentro. Quello che vedi in queste foto però non è questo microfono, questo si chiama Mini U87, insomma ha tanti nomi, però probabilmente ha lo stesso corpo di tanti altri, ma non l'interno, dipende da parecchi
dettagli, perché ne trovi tantissimi di produttori di microfoni in Cina. Su AliExpress io ho fatto un giro, guarda, segni U87 e ti ritrovi questi. Dici, ma accidenti, ci sarà una fabbrica che li produce? Certo, ma non sarà identificabile, perché se Neumann trova questa fabbrica la chiude come minimo, perché c'è un brevetto internazionale, sono di sicuro, questa non è esattamente una cosa del tutto, secondo me, del tutto legale. Tant'è che loro hanno riprodotto piuttosto fedelmente anche l'interno del microfono, e qui ci sono le foto. Questo non è un originale, questo è un clone, uno di quelli che dovrebbe essere fra questi venditori. Ora, come vedi, ognuno di questi venditori ha un nome già: USA, Toset, Song, Sound Store, eccetera, e ognuno di loro ti propone lo stesso identico microfono con lo stesso filmato, le stesse identiche foto che ci sono dappertutto, poi sopra c'è sovraimpresso il nome dello store. Nella maggior parte dei casi vedrai come qui, se riesci a vedere qui in questo pezzettino del marchio, non c'è la scritta Neumann, ma praticamente questo è un Neumann a tutti gli effetti dal punto di vista stilistico, ok? Uguale, identico, ma in tutto e per tutto. E l'interno è questo che il produttore ha mandato. Ora, chi sia il produttore non ne ho la più pallida idea. E come vedi c'è la sua cassa da morto, uguale, identica, sembra una cassa da morto quella del microfono, e con il ragno, con tutto, addirittura la scatola è praticamente identica alla scatola originale Neumann, manca solamente il nome, ma in realtà è riprodotto, quindi di fatto questo è un clone vero e proprio, è un falso, è un Louis Vuitton dei microfoni, che non so però a questo punto se effettivamente dal punto di vista tecnico sia così diverso o meno. So che legalmente questi rischiano parecchio. E questo invece è tutta un'altra storia, perché è difficilissimo da trovare sempre allo stesso identico modo, nel senso che non trovi mai lo stesso identico prodotto, fai fatica a trovarlo. Io stesso, quando mi hanno mandato il link per vedere quale era, non l'ho trovato perché era esaurito e non si trovava più da nessun'altra parte, quindi sono andato alla ricerca e ho trovato questo, che sembra somigliare a molti altri che dal punto di vista fisico hanno lo stesso corpo, lo stesso body, ma poi l'interno potrebbe essere particolarmente diverso. Ho scelto questo perché ho visto gli interni e ho detto ok, allora la parte elettronica interna mi sembra che sia interessante per diverse ragioni, e infatti ci ho capito qualcosa, evidentemente, perché il suono non è assolutamente niente male. È un classico microfono a trasformatore. Ora ce ne sono dei migliori sicuramente senza trasformatore, nuove elettroniche che sono più performanti perché li fanno alla grande, però tanto per capire come funzionava. E vale la pena? Ecco, questo è un altro discorso, perché chi sia il venditore di questo microfono io non lo so, non lo conosco, non ha un marchio, non ha un negozio, non ha quando ha finito questa serie di prodotti probabilmente sono fabbriche, ne fanno un tot, li vendono e poi ne fanno degli altri, magari con un altro nome, con un altro marchio, probabilmente simili, dipende, non so quali sia il loro business, ma loro producono microfoni anche per un sacco di europei e americani, hai capito? Quindi, però dal punto di vista fisico ti ritrovi un oggetto di questo genere che effettivamente fa la sua porca figura per come noi ci siamo abituati. Ora, alla fine, dato che spendi quasi 200 euro, vale la pena o è meglio prendere un Rode, per esempio? Che alla fine costa così, però la differenza sta nel fatto che Rode è un marchio conosciuto, quindi se succede qualcosa hai un riferimento molto preciso per quanto riguarda eventualmente la garanzia, insomma. Questo suona bene, l'ho messo di fianco all'87 e devo dire che nessuno se ne accorge, secondo me, perché a seconda del preamplificatore che usi può avere più o meno enfasi sugli acuti. Questo ne ha un po' di più rispetto all'87, un po' più acuto, ma non è aspro, quindi è un ottimo prodotto dal punto di vista tecnico. Oppure, se vuoi restare sotto come costo, probabilmente, ecco, questo qui è un HG C3000 che in un prossimo video ti farò sentire in modo più dettagliato assieme a un altro HG, anzi altri due HG, quindi farò uno speciale dedicato agli HG per i voiceover, e questo è uno dei più quotati perché costa poco e
suona decisamente bene. In termini di rumore di fondo probabilmente molto simile a questo, e sta all'interno dei parametri, diciamo, di sicurezza, quindi ti consente di fare degli ottimi lavori a livello professionale, ed è una KG, quindi vale la pena? Ma no, è un gioco, io credo che questo sia stato un gioco, e diciamo che mi sono divertito a giocare con questo. Probabilmente se il mio amico Thomas mi manda il suo, adesso non è questo, perché questo non so se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di mandarmelo in versione per provarlo, perché lo vorrei affiancare all'U87, non credo di riuscire ad averlo così facilmente, ma dovesse mai capitare che qualcuno dice guarda questo è il clone, l'ho preso in Cina, provalo, però poi rimandamelo, e sarò curiosissimo di provarlo. Invece quello di Thomas è praticamente un'altra versione di Mini U87, e sono curioso di sentire come suona, a differenza di questo e a differenza poi dell'U87, che dovrebbe essere il loro riferimento. Va bene, ci siamo divertiti, allora cosa puoi fare adesso? Vai a dormire che è tardi, e poi soprattutto fai click su mi piace e iscriviti al canale. No, non lo fare, che tanto lo dicono tutti, poi ti rompe le palle, ti arrivano un sacco di notifiche, non te ne frega niente, hai un sacco di cose da fare. È stato bello, ci siamo divertiti, va bene. Baciami, bacia tutta la mia pelle.